Dico che cosa mi è successo recentemente. Da Napoli ho viaggiato su un aereo normale, dovevo andare fuori Italia. Salgo sull'aereo, c'è una bellissima ragazza, Gianni, dovevi vederla, una bellissima ragazza bionda che leggeva intensamente un libro, poltrona libera vicino a lei, mi sono fiondato e ho cercato di cominciare una conversazione, niente da fare, leggeva. Allora a un certo punto, proprio anche forte, ho detto: signorina, ma lei legge con una intensità straordinaria, di che cosa parla questo libro? E lei mi ha guardato e suavemente mi ha detto: parla dell'amore. E che cosa le ha insegnato di così importante, vista la sua straordinaria attenzione? Mi ha insegnato due cose fondamentali: che gli amanti sessualmente più potenti sono gli arabi e quelli più sentimentalmente forti, quelli più romantici, sono i napoletani. E allora io gli ho dato la mano e gli ho detto: signorina, permetta che mi presenti Mohammed Esposito. Sono venuto con 3 minuti di ritardo perché stavo con un sindaco della Lombardia, che non vi dico, un sindaco amico mio, leghista, che stava facendo l'esame a uno del suo paese, un cinese, che voleva avere la cittadinanza italiana e voleva avere un certificato che dicesse che c'è tutto. Il mio amico non voleva assolutamente dargliela. E allora si informava, perché voi sapete che dovevo conoscere la storia, la cultura, i proverbi. E allora io ho assistito a questo esame, che è cominciato con delle cose geografiche, la capitale, il capoluogo della Sicilia, e questo rispondeva a tutto. Allora si è fatto più stringente l'interrogatorio sulla storia, gli ha detto: Roma, da chi è stata fondata? E quello prontissimo: da Romolo e Remo. E quando è stata fondata? E mi strizzava l'occhio e dice: adesso ci casca, nel 753 avanti Cristo. E che giorno? 21 di aprile. E come si chiamava quel generale che ha proceduto l'unità d'Italia? Giuseppe Garibaldi. Sa tutto questo. Adesso però vediamo con i proverbi. Proverbi italiani sono la scienza, la cultura del popolo. Rosso di sera? Bel tempo si spera. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Can che abbaia? Poco cotto. No! Io a questo la cittadinanza non gliela do. Allora uno dice a una ragazza: ma quanti uomini hai avuto tu? Dice lei: 4, no, 5. Non sono tanti. Sì, devo ammetterlo, è stata una settimana piuttosto tranquilla. L'Inter adesso abbiamo detto aspetta un anno almeno, poi vedremo, cercheremo di farcela tutta quest'anno, in modo che non si possa più ripetere quello spiacevole episodio di quel mio amico interista che aveva un cagnolino, anche lui lo portava sempre allo stadio, era diventato interista anche lui, e gli disse: guarda, questo reagisce alle notizie delle partite dell'Inter, pensa, dice che quando l'Inter pareggia guarisce, quando perde va sotto il letto e piange. E allora gli chiese: quando vince? Dice: non lo so, io ce l'ho da 10 anni. Vi siete rifatti, complimenti all'Inter, complimenti all'Inter. Posso raccontarvi l'ultima che ho raccontato ieri a Napoli con grande successo? Sì, allora, c'è un aereo. Ma vuoi che io ti ospiti qui senza una barzelletta? Allora, no, ovviamente. Allora c'è un aereo che attraversa l'Atlantico, sull'aereo ci sono Obama, Putin, Berlusconi, il Papa e un assistente del Papa. L'aereo si guasta, chiamano i soccorsi, ma devono buttarsi col paracadute. I piloti si accorgono di avere un paracadute in meno rispetto a quelli che sono sull'aereo.
indossano i loro 2 paracaduti, poi vanno di là e gli dici ce n'è uno in meno. Obama prende il primo e dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Putin afferra il secondo e dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Berlusconi dice questo spetta a me perché sono il politico più intelligente d'Europa. Il Papa dice all'assistente sì, lo so che vuoi darlo a me, ma non darlo a me perché tu sei giovane, mettilo tu. No, dice Santità, ma guardi che sono rimasti 2 paracaduti. E come mai? Perché l'uomo politico più intelligente d'Europa si è buttato col mio zainetto. I carabinieri e quelli del COCER eccetera decidono che non sono molto contenti di come sta comportando il governo con loro e allora decidono di prendersi una vacanza e se ne vanno, dice anche noi dobbiamo provare l'emozione della caccia, se ne vanno a caccia e il maresciallo dice al primo prova tu, questo entra nel boschetto, pam, spara, esce fuori, dice cosa hai fatto? Dice ho preso a giudicare dal pelo si direbbe una lepre, bravo, complimenti. Il secondo va dentro, pam, dice tu, dice guarda l'ho preso, a giudicare dalle piume si direbbe un fagiano. Tocca al maresciallo, va dentro, pam pam, viene fuori un po' preoccupato, dice cosa hai preso? Dice a giudicare dei documenti si direbbe un comunista. Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo, lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per 3 giorni e lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione, torno a una condizione, la prossima volta cattivi, Altro mio coetaneo, che è Fedele Confalonieri, con cui esiste un patto, il vostro presidente, con cui esiste un patto che il primo dei 2 che capisce che l'altro si era incoglionito lo avvisa. Abbiamo però trovato un punto di dubbio e se li incoglioniamo tutti e 2 insieme? Ve lo dico io. Ecco, allora pensavamo di delegare a me un terzo. Ci penso io. Allora, con Confalonieri abbiamo fatto una gara. Sì. Non so se vale la pena di raccontare. Come no? Vale la pena, come? È una gara triste però. La racconto lo stesso? Sì, la racconto. Siamo stati invitati dai nostri salesiani, dove abbiamo studiato per 8 anni tutti e 2, per una festa di ex allievi. E ci hanno festeggiato, abbiamo fatto brindisi su brindisi, è durato dalla 1 alle 5 del pomeriggio. Usciamo alle 5 del pomeriggio e siamo di fianco alla nostra chiesa, dove andavamo a messa tutte le mattine e Confalonieri prima lo suonavo io l'organo, è arrivato lui che era più bravo, lo suonò lui, dice ma andiamo a vedere che organo hanno messo, no? C'era ancora quello di allora, ma perfettamente funzionante. Fedele si è seduto e ha fatto un concerto di 8-10 minuti fantastico. Allora io dico ma andiamo in sacrestia per vedere cosa hanno cambiato. No, non era cambiato nulla. Incredibilmente c'era ancora lo stesso cassetto stretto e lungo in cui venivano conservate le ostie non consacrate che le suore salesiane fornivano ogni settimana alla chiesa e che noi mangiavamo perché a quei tempi di fame ne avevamo tanta dopo la guerra. Allora ne abbiamo assaggiato anche qualche ostia. Adesso, insomma, dopo così tanti anni non era cambiato niente. Allora io dico, già che siamo qui, andiamo a vedere anche nell'aula del liceo se sono rimaste le nostre incisioni nei banchi, eccetera. Dice, ma guarda, passiamo da un giardino grande pressappoco come questo studio, dove ci sono delle piante bellissime. Confalonieri dice, ma non mi ricordo che c'era tutto questo verde, ci credo, 70 anni fa sono cresciute. E Confalonieri dice, ti ricordi, venivamo qui per fumare di nascosto? Gli dico, no, io non venivo qui perché io non ho mai fumato. E no, ci venivi anche tu? No, non. Ah sì, mi ricordo, venivamo qui a fare la gara, chi faceva la pipì più lontano.
e gli dice: dai, facciamola anche adesso, perché io ho bevuto così tanto. Dico: ma è sabato pomeriggio, non passa nessuno, ci guardiamo. E io dico: beh, la faccio anch'io, perché se no anch'io me la faccio addosso. Ci mettiamo lì e dopo un po' Confalonieri fa: me la sono fatta sulle scarpe. E io: hai vinto tu.